Ciao a tutti, ben ritrovati in un nuovo video. Io sono Giacomo Rossi, sono un cantante e vocal coach e oggi andrò ad analizzare finalmente Stranger di Dimash. Stavolta l'ho pronunciato giusto. Allora, questo è un brano che mi avete chiesto in tanti. Vi ringrazio per i tantissimi commenti che mi state lasciando e vorrei andare ad ascoltare finalmente che cosa ha fatto in questa sua esibizione di cui tanto ho sentito parlare. Ovviamente io ero andato in ordine cronologico nelle scorse reaction su Dimash, in questo caso faccio un salto in avanti perché questo è un brano del 2021 da quello che dice il video, e quindi avrò saltato alcune delle sue esibizioni che, non vi preoccupate, recupererò in futuro, non c'è problema. Però visto che me l'avete chiesto in tantissimi di fare una reaction su questa canzone, lo andrò a fare subito. Questa è una canzone, da quello che ho capito, scritta sempre da Igor Krutoi, il compositore ormai ufficiale di Dimash. Andiamo a vedere subito cosa andrà a fare. Спасибо. Спасибо огромное. А теперь прозвучит новая песня. Примерно. Ok. Intanto è pazzesco questo inizio, è pazzesco perché questo strumento, per esempio, io non lo conosco, non so che strumento è, me lo potete dire nei commenti per favore? Credo che sia uno strumento kazako, suppongo, quindi uno strumento tradizionale, e infatti questo inizio è molto etnico, d'accordo? È veramente interessante anche questa cosa di prendere sonorità popolari, diciamo, che non sono internazionali, diciamo, sono circoscritte magari a un posto, un paese, e unirlo con invece sonorità più mainstream, tra virgolette, no? Più universali, internazionali, diciamo così. Questo è un esperimento, un ulteriore esperimento, perché abbiamo visto che in realtà Igor Krutoi e Dimash sono molto a loro piacciono gli esperimenti, e finora gli esperimenti che hanno fatto sono molto riusciti. Questo è un ulteriore esperimento interessante, molto interessante. Andiamo avanti, vediamo che altri strumenti ci saranno in questa canzone. Pazzesco, questo inizio è veramente molto molto bello. Già l'intro orchestrale aveva qualcosa che mi ha lasciato veramente mi ha rapito, perché sembrava quasi una colonna sonora. La melodia, proprio il tema dei violini, insomma, era veramente molto molto sentito, sembrava proprio che ti parlasse in qualche modo. Veramente a livello compositivo una operazione eccellente. E quando inizia Dimash a cantare, non c'è niente da fare. Lui proprio è pazzesco, e mi piace tantissimo soprattutto quando gestisce questi soffiati. Non è la prima volta che ce li fa sentire, e a lui piace iniziare le canzoni con questi soffiati perché parte molto soft per poi crescere dopo.
ed è una mossa molto intelligente perché dal punto di vista dinamico funziona molto bene, quindi un intro molto, sembra quasi un po' così magico, ok? Un po' etereo, sia dal punto di vista musicale sia dal punto di vista vocale, e dopo sicuramente crescerà di intensità. È veramente molto ben fatto questo inizio. Poi vibrare questi soffiati non è neanche così semplice, ragazzi. Veramente incredibile. Sto anche dando un'occhiata al testo. A stranger in a stranger's land, cioè uno straniero in una terra straniera. Interessante anche questo tema. Mi piacerebbe sapere, sempre da voi, possibilmente, da dove è nata per Dimash diciamo questa idea. Adesso non so se sia venuta da lui o se gliel'abbiano cucita addosso, forse entrambe le cose, però l'idea della canzone, da dove è nata? Probabilmente lui per primo si sente uno straniero in terra straniera, prima di tutto perché ha diciamo raggiunto il primo successo in un talent cinese, mentre lui è kazako, per esempio, e già lì si è sentito sicuramente un estraneo, uno straniero in mezzo a persone appunto diverse da lui. Però potrebbe essere anche un tema molto interessante in generale per chiunque si senta un po' fuori luogo, d'accordo? Perché chiunque si può sentire un estraneo, uno straniero anche in un contesto invece familiare, e questo è molto triste, purtroppo può succedere. E quindi è un tema anche sociale molto interessante, io credo. Questo è quello che ho carpito dalle prime frasi, ecco, e quindi è solo una mia supposizione e una mia elucubrazione, però fatemi sapere cosa ne pensate e se è effettivamente anche il significato della canzone. Interessante, sì, quindi c'è proprio il tema del non sapere più chi si è, ok, chi sono io. È un tema antico come il mondo, antico come la filosofia, e lui dice forse riesco a trovare chi sono altrove, in una terra straniera, ma io vi posso già anticipare che non può essere così. Non può essere perché c'era un detto, non ricordo, di un filosofo antico che diceva non puoi scappare da te stesso, forse era Cicerone, non mi ricordo, comunque, che diceva appunto Seneca, non puoi scappare da te stesso, quindi puoi cambiare il luogo in cui sei, ma puoi fuggire finché vuoi, ma non fuggirai mai da quello che sei. Questo è interessante. Però potrebbe essere interessante anche il tema di ritrovarsi altrove, questo può succedere. Interessantissima, la musica è veramente ipnotica, mi piace tantissimo. È un sound che non avevo mai sentito prima in esibizioni di Dimash, non così perlomeno. È interessantissimo, è proprio un esperimento musicale veramente notevole. Notevole, ipnotico, non so come altro definirlo, ed è ipnotico anche il modo in cui si muovono tutti i personaggi sul palco, quindi questi figuri incappucciati che lo circondano, sembrano quasi, non lo so, delle oscure presenze, però anche degli, diciamo, dei messaggeri del messaggio che sta appunto portando Dimash come portavoce. Ecco, interessantissimo, veramente sono incuriosito. Oh. Scusa, che note sono queste qui? Ok, vediamo che note sono.
Io non ci arrivo neanche. Somewhere. Ok, e dopo? No, aspetta. È un do. Sembra questo. Riascoltiamo. È un do. Un do 1? Eh sì. Eh sì, quello lì è un do 1. Pazzesco. È veramente una nota bassissima. Io non so come sia possibile fare una nota così bassa per un uomo che ci ha dato testimonianza più volte di fare delle note altissime. Quindi anche il timbro del parlato, l'abbiamo sentito quando parla, non ha queste basse, queste note così gravi. Quando parla ha una tonalità media, ok? Qui invece con la tecnica evidentemente è riuscito a trovare queste basse pazzesche, sembra veramente un basso, sempre un basso. Quindi sa cantare da soprano, sa cantare da tenore, sa cantare da baritono e sa cantare pure da basso. E qua ritorna su un'emissione più tenorile, più classica, però nell'inizio, nella sua parte iniziale, non c'è niente di classico, è tutto molto moderno, molto molto moderno, il sound, il modo in cui canta, è veramente interessantissimo e, ripeto, queste basse me le avevate accennato nei commenti che in questa canzone avrei sentito delle basse incredibili. Sì, avevate ragione. E qui ritorni invece su queste note medie, molto più sostenute, molto più aperte anche come spazio di risonanza e più classicheggianti. Ah, ma sono delle coriste queste persone. Non avevo notato che avevano il microfono ad archetto. Interessante anche questa cosa di portare appunto un coro direttamente dal vivo e non tenendolo registrato, perché tutto quello che si può suonare dal vivo è un valore aggiunto, non c'è niente da fare. E in questo caso onore a queste cantanti che si sono prestate, che hanno prestato la loro voce per fare questi cori. Ma poi scusate, anche questa scenografia, le luci sono pazzesche e anche questo visual che c'è dietro è sempre ipnotico, quindi richiama un po' il mood che c'era fin dall'inizio, quindi questa sensazione di essere un po' ammagliati dalla musica e siamo ammagliati anche dal punto di vista visivo, siamo quasi ipnotizzati, veramente interessante. Fantastico questi attacchi glottali che vengono dai canti popolari di alcune etnie. Adesso io non vi so dire con precisione quali, però sicuramente sarete in molti a scrivermelo nei commenti. Sono veramente interessantissime, le avevamo già sentite in altre sue esibizioni. Io avevo nominato Demetrio Stratos, che aveva fatto un po' questi esperimenti vocali su questi tipi di emissione, però anche quello che sta facendo qui è la stessa cosa ed è veramente molto interessante e anche
una scommessa abbastanza azzardata anche inserire queste sonorità in un brano così moderno, però ci sta riuscendo in maniera perfetta e quindi anche il risultato è una scommessa assolutamente vincente, assolutamente vincente. Oh. Pazzesco, ma quante cose ha fatto tutte insieme? Quindi prima gli attacchi glottali, poi la stessa cosa però su un registro più acuto, quindi è ancora più complesso perché sta facendo delle cose veramente alte. Poi è andato di nuovo in un'emissione più lirica, più classica, quindi ha riverticalizzato tutto ed è andato su queste note molto alte, come se fosse un soprano o un sopranista, come di fatto lui è. E dopo ha fatto di nuovo queste note altissime, non più con un'emissione lirica, ma più, diciamo, moderna, sembrava quasi un fischio, comunque uno stop closure molto acuto. Incredibile, quante cose ha fatto in 30 secondi, cioè, incredibile. E poi ritorna giù, questa è la cosa incredibile, questa qui, che si muove sempre, costantemente, tra posizioni diversissime, cioè era in altissimo, ha fatto la nota più alta di tutto il brano probabilmente e poi un istante dopo è andato giù di 3 ottave. Cioè già solo fare un passaggio da un'ottava all'altra è difficilissimo per qualsiasi cantante al mondo, ma fare un passaggio dalla quinta ottava alla prima ottava così dal nulla, ma ragazzi è incredibile. Riascoltiamo questo passaggio e vediamo anche che nota è, scusate. Ok, è un Fa 6, notevole, e sta seguendo una scala minore armonica molto interessante per i nerd anche dell'armonia. E dopo? Con un cambio di tonalità tra l'altro, quindi c'è una modulazione. New ground. Ok, questo è un La 2. Sì, scusate, prima ho detto Do 1, in realtà è un Do 2 per la classificazione scientifica, un Do 1 invece per la classificazione europea, però sta di fatto che era una nota veramente bassissima. Qui siamo su un La 2, che è comunque piuttosto bassa, però abbiamo sentito che ci sono state appunto delle modulazioni che hanno cambiato, hanno modificato la tonalità. Ma poi al di là della nota in sé, sentite che calore che hanno queste basse, sono proprio avvolgenti. Qui è ovviamente in una consonanza di petto, quindi sta cercando questo suono in una consonanza che lo renda ancora più caldo, più avvolgente, veramente bravo. Poi scusate, vorrei notare anche il microfono che sta usando, è uno Shure, credo, sì, è sicuramente uno Shure SM58 Beta, che è uno dei miei microfoni preferiti in assoluto ed è un microfono, non è un microfono particolarmente costoso, d'accordo, è un microfono che tantissimi cantanti in tutto il mondo usano a qualsiasi livello, d'accordo? Ce l'ho anch'io, ce l'ho uguale, è wireless, proprio identico, Beta 58A. È veramente un microfono ottimo ed è perfetto per la sua voce perché è abbastanza, diciamo, brillante, però ti accentua molto bene anche le frequenze basse. Volevo notare questa cosa soltanto perché è bello anche vedere che usa strumenti da comune mortale, ok? Nonostante abbia una voce pazzesca, incredibile come nessun altro al mondo, sta usando un microfono che chiunque può acquistare semplicemente andando su internet e comprarselo. Quindi ancora meglio questa cosa, quindi non è che usa delle strumentazioni che gli rendono la voce una bomba, no, sta usando gli strumenti che usiamo tutti
d'accordo? La differenza è che la sua voce fa la differenza. Altro cambio di tonalità, altro giro, altro regalo. È veramente un genio. Igor Krutoi è un genio dal punto di vista della gestione appunto delle tonalità e delle modulazioni all'interno dei brani che scrive, per renderli più interessanti, più incalzanti. È veramente, veramente incredibile. E qua ritorniamo in voce mista un po' più moderna, no? Questo suono molto tagliente, molto, molto rock anche per certi versi, ma che gli permette appunto di muoversi sempre in voce piena con un suono che risulta sempre pieno, anche su note veramente altissime, perché qui è veramente su note alte, alte. Tipo, cos'era questa qui? Era un Fa diesis 5, che comunque è una nota tenuta così per un uomo che è alta, cavolo, è alta. Ok, questo finale con gli effetti speciali effettivamente non me lo aspettavo, però è sicuramente stata una mossa molto ben riuscita. Adesso andiamo a contare quanti secondi ha tenuto questa nota lunghissima. Intanto che nota era? Credo sempre un Fa diesis. Sì, sempre un Fa diesis 5. Andiamo un po' indietro e contiamo i secondi. Mamma mia, ma che è? Ma questo è proprio un alieno. Questa è una nota veramente da rocchettaro, da cantante rock, se non da metallaro addirittura. D'accordo? Mi vengono in mente i Deep Purple. Cioè, in Strange Kind of Woman dei Deep Purple, Ian Gillan faceva la stessa cosa sulla stessa nota, non proprio la stessa cosa, ecco, diciamo, però dal vivo la band si fermava e lui teneva questo Fa diesis 5 più a lungo che poteva e il pubblico lo applaudiva, però non lo teneva sicuramente così tanto lungo. Mamma mia. Ok, se ho contato bene ha toccato esattamente 20 secondi, 20 secondi di nota tenuta con una potenza incredibile, ma con leggerezza. Perché, ve lo ripeto ancora una volta, ragazzi, se siete profani del canto, date retta a me, queste note qui non possono essere fatte spingendo. D'accordo? A noi sembra che da fuori ci sia una carica pazzesca, che lui stia facendo chissà che, però in realtà è tutta un'illusione ottica e acustica, d'accordo? Quindi la nota che sta facendo, che è una nota molto alta, siamo d'accordo tutti su questo, che richiede comunque un lavoro fisico-muscolare notevole, soprattutto di sostegno, d'accordo? Però dal punto di vista della gola, la gola sta facendo poco e niente, cioè il minimo indispensabile. Quindi questa nota che sta facendo lui non è sforzata, non è per niente faticosa. Una volta che si trovano le posizioni di queste note, risultano paradossalmente facili. Non è assolutamente facile quello che ha fatto lui, però diciamo che ci sono degli stratagemmi per poterle fare appunto senza uccidersi, senza farsi del male.
bravissimo, come al solito lui è un illusionista, perché poi questa potenza che noi sentiamo non è data dal fatto che sta spingendo, anzi non sta spingendo il giusto, ovviamente sta sostenendo, ma non sta esagerando, e la potenza che sentiamo è data dalla risonanza, compressione e risonanza, ed è tutto quello che gli serve, d'accordo? Già con questo suono è perfettamente in voce piena, anzi pienissima, senza far fatica. Incredibile, come sempre dobbiamo prendere appunti per il modo in cui canta e cercare di rifarlo anche noi. Non c'è niente da fare, veramente incredibile. Vediamo se c'è qualche altro passaggio dopo. Vabbè, l'ovazione del pubblico ovviamente. Igor Kruтой! Sì. Bravo! Applaudo anch'io. Спасибо большое. Pazzesco. Люблю вас сильно. Sì. Присильно. Pazzesco, pazzesco. Sì, veramente, veramente incredibile. Bravissimo. Se avete altre reaction da consigliarmi di Dimash, scrivetemelo pure nei commenti. Bene, grazie per aver visto questo video. Se vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale. Se avete altre reaction da consigliarmi, scrivetemelo nei commenti. Vi aspetto al prossimo video. Ciao!